sono inginocchiato su una merda che c'è. È il grande giorno, ultima semina dell'anno, prima semina dell'anno, coincidono. Oltretutto, prima semina nella terra nuova che abbiamo rilavorato e messo letame, siamo gasati neri, non vediamo l'ora. Per chi non l'avesse ancora capito, si tratta di semina di aglio e cipolle. Siamo a fine ottobre. In questo luogo ha cominciato a brinare, siamo già diverse mattine che troviamo bianco per terra, quindi siamo sotto zero. Questo segnale ci indica ogni anno che è ora di seminare aglio e cipolle. Opla. Perché stiamo montando un vomere attaccato al motocoltivatore? Questo ve lo spiega Nina. Siamo vicino al blocco che abbiamo lavorato per seminare aglio e cipolle. Vi lasciamo linkato il video della lavorazione che abbiamo fatto con l'erpice rotante della Delex. Adesso siamo venuti giù col solcatore perché abbiamo deciso di realizzare dei cumuli in cui semineremo appunto aglio e cipolle. Allora, abbiamo finito di fare il primo solco. Dicevamo, perché facciamo i solchi con il solcatore? Perché nel caso della coltivazione di aglio e cipolle ci piace fare molta attenzione al ristagno idrico. Noi non lavoreremo nel solco, ma lavoreremo sull'aiuola che si crea tra un solco e l'altro praticamente. Il solco sarà il camminamento e ci permetterà anche di rialzare la terra in cui noi abbiamo la coltivazione e lasciare praticamente due scoli di fianco. Facciamo questo perché sia aglio che cipolle sono coltivazioni che hanno bisogno di sviluppare una testa sottoterra e quindi hanno bisogno sia di terra friabile che di non stare troppo a bagno nell'acqua, se no marciscono. Abbiamo questa coltivazione al fondo dell'orto e tra l'altro in senso trasversale rispetto a tutte le altre coltivazioni e quindi è proprio un punto dove l'acqua tenderebbe a fermarsi a valle. Questa è la prima aiuola, adesso gli do una spianata con il rastrello e poi è pronta. Va bene far tutto col trattore, il motocoltivatore, ma ancora toccarla un po', anche sta terra, a me mi piace. Però guardate che terra che ha lasciato l'erpice, cioè terra più letame. Voi non avete idea della sofficità di questa cosa. Tra l'altro adesso ha anche preso pioggia. È una cosa, guarda, bellissima. Prossimo anno, Leo, quando togliamo l'aglio, sai cosa troviamo? Delle teste così. Ta-da! Ecco, poi fai abbaiare i cani. Ok, lavoro finito. Eravamo partiti con l'idea di farle larghe 60, ma per farne stare 3 in questo appezzamento che avevamo lavorato abbiamo cambiato leggermente idea, ne abbiamo fatte stare 3, sono larghe soltanto 50 cm. Riusciamo a farne stare alla fine 20 bulbi al metro quadro, più o meno, da questo conteggio. Ne abbiamo 1000 da mettere giù di aglio e più o meno altrettanti di cipolle, quindi partiamo.
1000 spicchi d'aglio, abbiamo selezionato i più belli di questa dimensione per capirci. Credo che senza volerlo sono vestite esattamente come l'anno scorso in questo momento. Ti giuro che stavo per dire la stessa cosa. Cioè avevo la stessa maglia, lo stesso gilet, forse non lo stesso foulard perché avevo i capelli lunghi, però sono vestita uguale a come ero l'anno scorso. Andare a vedere il video dell'anno scorso. Ok, partiamo con i nostri 1000 spicchi d'aglio e domani andremo avanti con le cipolle. Per quanto riguarda le cipolle, in questo video ho veramente piacere di approfondire il tema, quindi a fine di questo video, per chi è interessato, può continuare a guardarlo, perché mi piacerebbe parlare un po' più approfonditamente su quello che è tutto il ciclo delle cipolle. In questo caso noi partiamo da bulbo, ma vorremmo arrivare a partire da seme, quindi c'è tantissimo da dire in merito a questo argomento. A fine video faccio una parte dedicata a questo. Dunque, questa è la disposizione. Abbiamo due file che sono distanti 25 cm l'una dall'altra e tra gli spicchi 20 cm, due file così più una centrale dove però c'è solo uno spicchio ogni due. Possono sembrare parecchio vicini, ma in realtà la fila centrale verrà tolta già a partire da maggio e mangiata come aglietti. Noi già da maggio mangiamo tantissimo aglietto fresco perché l'altro nel frattempo è germogliato, e quindi poi a sviluppare la testa resteranno soltanto le due file più distanti. Niente, adesso ci tocca interrare. Praticamente io lo faccio a mano, ma una volta usavo una cavia, usavano da ste parti una cosa che chiamavano cavia per fare il buco. Adesso io, visto che la terra è molto friabile, uso le mani. Però niente, l'operazione adesso è semplicemente aprire la terra e metterlo un po' sotto. Cerchiamo di metterli già a testa in su, così che il germoglio è facilitato a uscire. E boom. Naturalmente queste aiuole verranno poi pacciamate, non ve l'abbiamo ancora detto. Finito di seminare, queste aiuole verranno pacciamate con l'erba che noi tagliamo d'estate apposta per pacciamatura. Ci sono dei prati che noi sfalciamo apposta per pacciamatura e la mettiamo qua in orto, e vi faremo vedere anche questo. Allora, i primi, noi qua abbiamo il nostro Gatorade che è succo d'uva, succo d'uva e acqua. Abbiamo messo giù i primi 600 spicchi, una aiuola intera. Ce ne restano 400 che metteremo giù domani insieme alle cipolle, forse cominciamo anche le cipolle, però noi ci rivediamo quando pacciamiamo, quindi tra qualche giorno. Stamattina sulle aiuole dell'aglio appena seminato c'è un velo di brina. Giorni dopo
la situazione è questa. Leo ieri ha finito di seminare tutto, quindi ha seminato i restanti spicchi di aglio che mancavano e tutte le cipolle, i bulbilli. Adesso a terra abbiamo più o meno 1000 spicchi d'aglio e circa 600 bulbi di cipolla. Cipolle ne metteremo ancora, ma le metteremo in primavera. Noi ogni anno mettiamo anche una piccola parte dei bulbilli, li seminiamo in primavera. La pacciamatura, anche se leggera in questo caso, ci serve per proteggere un pochino il suolo sia dalla pioggia battente, che magari rischia di fare un po' di crosta e compattarlo, e sia dal gelo, perché qua adesso ha ufficialmente incominciato a brinare ogni mattina e quindi ci aiuta a proteggere un pochino la terra dal gelo. Avevamo a disposizione questo trinciato di fieno che è veramente perfetto, un materiale che si presta benissimo, anche perché non ostacolerà l'uscita del germoglio quando sarà il momento, come invece potrebbe fare un fieno. E poi ci sarà tutta la novità di quello che vorremmo fare con le cipolle l'anno a venire, che vi racconterà Leo adesso. Ok, come vi ho anticipato prima, vorrei parlare un attimo con calma per quanto riguarda tutto il ciclo e tutta la vita delle cipolle, sia come noi le seminiamo e sia come vorremmo arrivare a seminarle. Per introdurre questo discorso parto da questo pacchetto che ci è arrivato da pochi giorni dei nostri cari amici Francesca e Alessandro del progetto Intelechia, i quali ci hanno inviato una marea di cipolle. Forse tanti di voi li conosceranno, loro sono due ragazzi che coltivano in centro Italia e producono principalmente sementi, e noi ci siamo fatti mandare delle cipolle. Qua ci sono sia delle varietà singole che dei miscugli che loro chiamano evolutivi. Perché ci siamo procurati tutte queste sementi di cipolle? Perché io da 10 anni coltivo cipolle in questo modo, ovvero partendo da bulbo. Allora, queste sono le due possibilità che noi abbiamo di semina di cipolle. Ovviamente il ciclo della cipolla è una cosa piuttosto articolata da comprendere e dura 2 anni. La cipolla è biennale come coltivazione, se si parte da seme ovviamente. Per farlo stagionale il ciclo bisogna partire da questi bulbi, ma che sono stati precedentemente dal vivaista di turno seminati e portati a questo stadio, diciamo, del suo ciclo. Questi bulbi, che io ho sempre utilizzato, hanno un difetto grande, è che una buona parte di loro, noi li seminiamo normalmente adesso in autunno, questi bulbi vanno a fiore. Ci sono tantissimi motivi che possono spingere questo bulbo ad andare a fiore, uno dei quali è che lui nel suo ciclo è già al secondo anno, essendo la cipolla una coltura biennale partendo da seme. Ovviamente lui è partito da seme, è arrivato a questo stadio, è stato interrotto, poi io lo rimetto a terra, lui riparte, ma per lui è il suo secondo anno, quindi è ora di andare a fiore. La domanda corretta sarebbe: perché una percentuale di questi non va a fiore? E questo è un mistero. Comunque, a parte questo, ci possono essere anche altri fattori che inducono i bulbilli ad andare a fiore. Durante la coltivazione, quelli che vanno a fiore o si estirpano, ma è un peccato, si potrebbe strappare il fiore alla base prima che, diciamo, il bulbo diventi legnoso, e così si induce la crescita del bulbo sotterraneo, ma non è facile la gestione di questi bulbi quando vanno a fiore, tanti si perdono. Partendo da seme, ovviamente il percorso è molto più lungo. Per arrivare ad avere una cipolla, io parlo di una cipolla finita, da essiccare e poi conservare, no? Bisogna ovviamente in questo caso del seme partire da molto prima, dall'anno prima ovviamente. Quindi se io voglio arrivare ad avere, non lo so, un anno, a luglio, agosto, una cipolla bella, matura, da poter conservare per tutto l'inverno, io con il suo seme dovrà partire l'estate precedente. Ora siamo a fine ottobre, per cui siamo molto in ritardo noi quest'anno, perché avremmo dovuto seminare questi semi a luglio, agosto, per avere la possibilità di avere dei piantini sufficientemente grandi per il trapianto o già in autunno o all'inizio della primavera, in modo da poi permettergli
il tempo necessario per arrivare a fare la cipolla grossa, perché se io questi li semino questa primavera non avrò mai il tempo necessario per arrivare ad avere una cipolla bella matura ad agosto. Ovviamente potrò al limite, seminandoli della stagione, potrò al limite arrivare a un cipollotto. Se io questo seme lo metto, non lo so, a febbraio, lui germoglia e magari io a luglio-agosto c'ho un cipollotto, c'ho un bel piantino, un bel cipollotto da mangiare fresco, ma non arriverò ad avere una cipolla. Tutto questo per dire che questi bulbi hanno dei vantaggi, ovvero ti evitano tutto questo po' di lavoro della semina, poi del magari il ripicchettamento, del trapianto, di tutte le cure culturali che può aver bisogno un germoglio. Quindi hai già una cipolla praticamente che tu la metti dentro la terra e lei si sviluppa. Molto più rapido e più comodo, sì. Qual è il processo per arrivare a questo? Ora non sto qui a spiegarlo nel dettaglio, ma può essere più o meno sano, diciamo così. Un'altra cosa è che ovviamente non c'è la tua indipendenza, cioè nel senso ogni anno tu dovrai comprare questi dal vivaio o da chi te li fornisce, insomma. Mentre invece se uno entra in questo circolo della semente in funzione del luogo in cui vive, delle temperature, perché ovviamente ogni posto d'Italia è diverso. Io qua parlo di un inverno che inizia adesso, che c'è 0 gradi di notte e siamo al 25 di ottobre, fino alla metà di aprile c'è un excursus sotto zero che può toccare anche dei meno 15 per poi ad aprile tornare a zero e riemergere da questo inverno glaciale. Questo è quello che accade normalmente nel luogo in cui siamo noi, per cui fare passare questo inverno a dei piantini, a dei germogli non è mai facile, anche se sono cipolle che magari non patiscono così tanto il freddo. Quindi ognuno si regoli in funzione del proprio luogo quando partire con la semina, no? Quindi io voglio arrivare ad avere la mia indipendenza sulla semina delle cipolle, quindi partirò con questi semi probabilmente a inizio anno, magari a febbraio, con le prime semine, per arrivare ad avere in quella stagione solo dei cipollotti. La semina vera e propria avverrà a luglio-agosto del prossimo anno, per partire con questo nuovo ciclo, ovvero avere poi i piantini sufficientemente grandi per il mio trapianto, così da evitare questo, e arrivare alla stagione successiva ad avere delle cipolle belle mature da poter conservare per tutto l'inverno, ma essendo partiti l'anno prima da questo. Ok, questo pippone gigante sulle cipolle era perché io queste informazioni le ho cercate di brutto in questi anni per sapere come fare per gestire questo ciclo, essere autonomo in questo ciclo delle cipolle, e non era così facile reperire, insomma, tante informazioni, per cui io dico tutto quello che so, ve lo dico, se qualcuno ne avesse bisogno almeno c'è, e per chi lo sa già o per chi ne sa di più meglio, e anzi se vuole darmi anche qualche spunto in più io lo accetto, perché ho piacere di eliminare questa parte della coltivazione, anche perché diciamo adesso questi bulbilli qui in una agraria costano tra i 3,50, 3,80, 4 euro al chilo, almeno dalle mie parti, poi non so da altre parti. Devo essere sincero, comprati biologici la cifra si aggira dai 10 ai 12 ai 13, a volte anche li ho pagati quasi 15 euro al chilo. Noi che ne mettiamo giù tante, alla fine comunque viene anche una bella spesa, per cui tutto mi porta a partire da questi meravigliosi semi, per cui grazie a Alessandro e Francesca che me li hanno mandati, e per chi non li conoscesse potete, loro hanno anche un canale YouTube, si chiama Progetto Entelechia, potete andare a cercarli e così guardate anche i loro video che sono sempre super interessanti per chi è appassionato di agricoltura e orto. Armazze. Ta na 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 na.